Buongiorno. Mamma mia che nottata. Non passavo una nottata così da tanti anni. Verso le 11 mezzanotte si è cominciato ad alzare un vento della miseria. Ma un vento, raga, fermati proprio. Sembrava da sta in balia delle onde in alto mare. Tutto questo fino a verso le 3 di mattina. Poi si è calmato e ha cominciato a piovere. Adesso nevischia, fa 4 gradi. Facciamo colazione e poi ci spostiamo da qui, andiamo via, perché un'altra nottata qui così non credo che sia possibile. Bello, peccato al vento e all'acqua di stanotte. Già mi immaginavo mettere fuori un tavolino, le sedie, fare una ricca colazione con questo splendido panorama, e invece niente. Ripeto, facciamo una colazione al volo e poi vediamo quale decisione prendere. Panorama splendido. Bene, come dicevo in precedenza, abbiamo passato la nottata, mamma mia, manca il ghiaccio. Bella, spaventosa. Spaventoso, hai detto bene. Cioè, a un certo punto pensavamo che ci avrebbe preso il vento, ci avrebbe preso il campo e ci avrebbe accartocciato su noi stessi, perché cioè sembrava veramente da stare in balia delle onde in mezzo al mare, in mezzo all'oceano. Una cosa assurda, una cosa. Questa è già la seconda volta che ci capita una cosa del genere, ma questa volta è stata ancora più spaventosa, perché stavamo sul cucuzzolo della montagna Da soli. a parte bel da soli, non è quello, è che la prima cosa che ti viene da pensare è che addio, adesso mi prendo e mi butta di sotto. Fortuna è stata che quando ci siamo posizionati ci siamo messi praticamente nella direzione del vento, quindi avevamo il vento frontale, quindi avendo il vento frontale bene o male il vento ci passava sopra e non ci prendeva di lato, ma alcune volte cambiava direzione, cioè praticamente ci prendeva poi la schiaffa, e questo fino alle 3 del mattino. Poi alle 3 del mattino si è calmata la situazione, ma cioè 3 del mattino insomma. Questa mattina siamo scesi anche perché, come avete potuto vedere, praticamente la strada per Campo Imperatore, il Lucciante, è chiusa, quindi c'è poco da fare. Adesso l'unica cosa da fare è scendere da qui e prendere direzione lago. Andiamo al lago di Campotosto, stiamo lì oggi o domani, oggi e domani forse, che tanto non penso che il tempo da quella parte migliore. Adesso pioggia tutta la settimana, quindi
lì decideremo che cosa fare. Presumo che facciamo un salto alla piana di Castelluccio di Norcia. Penso, non lo so. Questo è ancora da decidere. Intanto adesso andiamo al lago di Campotosto. Vamos. Non è il massimo, fuori piove, fa freddo, tanto freddo, vento moderato, non come questa notte, non come la notte passata, una cosa assurda proprio. E l'unica nota positiva è che praticamente all'esterno fa 4 gradi, all'interno abbiamo circa 25 gradi. E noi abbiamo due tipi di riscaldamento, un passo indietro. Allora, noi abbiamo due tipi di riscaldamento per il semplice fatto che è capitato tante volte di rimanere senza gas, avendo anche due bombole. Ci è capitato in varie occasioni che siamo partiti magari credendo di trovare un tempo mite, invece è successo che abbiamo trovato brutto tempo e siamo rimasti senza bombola. E quindi abbiamo deciso, anche visto le prestazioni, di installare il cinebasso. Adesso quanti anni so che abbiamo il cinebasso? 2 anni circa. Sì. Circa 2 anni e non ci ha dato mai problema, però ho preso quello lì praticamente senza centralina. Accendi, spegni e regoli la temperatura, stop. Che tra l'altro ho fatto una prolunga per quanto riguarda la temperatura, perché era talmente corto il cavo che invece ho allungato il cavo, l'ho fatto passare sopra la tinette, dalla tinette l'ho portato fino su alla mansarda, in modo che se la notte dovesse far freddo non faccio altro che accendo, spegnerci e basta. Tu dirai vabbè, potevi prendere quello col telecomando. I cinebasso meno elettronica c'è, sinceramente meglio vanno, perché poi c'è il problema della centralina, ci sono problemi. Questo non c'è niente praticamente, c'è una piccola scatolina nera con potenziometro centrale e 2 tasti, o accendi o spegni, potenziometro centrale, regoli la temperatura. E quando abbiamo installato il cinebasso abbiamo deciso di lasciare la truma, perché la truma è come il camino a casa. No.
E come per camino, se non c'è la truma in camper. Noi avevamo l'altro camper che era un Adriatic 400? Sì, 400. E c'era la stufa, mamma mia, una cosa impressionante. È capitato molte volte di andare a Viterbo alle terme. Siamo andati anche a meno 7 gradi. Ti ricordi quell'anno? Sì. Mamma mia, siamo andati un anno che praticamente la notte ha fatto meno 7 gradi e noi alle 10 di sera stavamo con infradito, accappatoio e costume a fa il bagnetto caldo. Perché non facciamo più? Lo faremo, troppe cose dobbiamo fare. E appunto dicevo che la stufa, la truma in camper è come molti la tolgono per lo spazio, no? Cioè non so, quei 20 cm per 40 alla fine che risolvi il discorso dello spazio in camper. E oggi stiamo andando con la truma, non so perché, però abbiamo acceso la stufa e ti ripeto, cioè, per me la stufa in camper è come il camino in casa. Cinebassa avrà tutte le comodità del mondo, però tra l'altro non è crocchiato come fanno tanti con tanichette, e no perché consuma e poi rimango senza per strada, cioè ma metti 10 euro, 20 euro in più, cioè alla fine non so quei 20 euro che ti portano fuori strada. Io ho collegato direttamente al serbatoio del camper, quindi quando so che vado a un posto magari un po' più isolato, come ieri che stavamo lì sul Gran Sasso, insomma ho messo un po' più di gasolio e alla fine poi tra l'altro neanche servito, perché la notte non è che abbia fatto tutto sto gran freddo, ma il vento, mamma, il vento che ha tirato, è una cosa incredibile. E tenevo a precisare questa cosa perché ho seguito tanti video su YouTube, cinebasso, verbasso. Il verbasso io lo uso da anni sui mezzi pesanti, dal 90 che uso il verbasso sui mezzi pesanti, quindi lo conosco benissimo. E la funzione del verbasso non è sicuramente come quella del cinebasso, perché il cinebasso diciamo che ha una capacità di vita intorno ai 2-3 anni a secondo dell'uso che se ne faccia. Il problema del cinebasso è l'elettronica, perché il cinebasso scalda molto, essendo praticamente creato in un determinato modo. Il circuito elettrico ne risente, mentre invece il vero verbasso, che non costa poco, costa per niente poco, ha l'elettronica diversa da un cinebasso, ce l'ha separata, isolata e che più ne ha più ne metta. Ma per quanto riguarda la questione di sicurezza, le posso garantire che anche i verbasso all'epoca, quando sono usciti, hanno creato bei problemi. Informatevi su internet. Quando uscirono i primi verbasto, se parliamo di verbasto, hanno creato problemi. Non è che il verbasto, insomma, per quanto sia, io ho visto anche i camion andare a fuoco per colpa del mitico verbasto all'epoca. Poi vabbè, diciamo che le cose sono migliorate notevolmente, un po' più il discorso dell'elettronica, un po' più insomma per la sperimentazione. Adesso la sicurezza c'è, ma anche col cinebasso. L'unico problema, ripeto, è che l'elettronica fa schifo, fa veramente schifo. La camera di combustione sarà creata con materiale un po' più scadente, ma alla fine insomma è quello. Ripeto, dura molto, con molto di meno,
C'è da tenere conto pure una cosa, che col verbasso va revisionato periodicamente e non costa poco revisionare un verbasso. E Cinebasso, insomma, alla fine sono 150 euro, se monti 4 video, lo togli e ce ne metti un altro, non è quello. Però ripeto, la stufa in camper è come il camino a casa, io non ne potrei fare a meno. Piove. Allora, noi siamo da stamattina qui al lago di Campotosto. Chi ha visto il video di ieri, ieri eravamo su al Gran Sasso e purtroppo era chiusa la strada, non siamo potuti arrivare su né a Campo Imperatore né al Mucciante e quindi ci siamo accampati lì vicino al monastero e siamo riscesi qui al lago di Campotosto, ma purtroppo questa settimana presumo che sia tutta così, piove. Domani decideremo che cosa fare. Forse andremo in Umbria. Ci spostiamo e andiamo in Umbria. Bene, detto ciò, Totò sta in mansarda, non so se riuscite a vederlo. Totò, da stamattina che stai sotto l'acqua, poi è rientrato in camper, abbiamo asciugato e adesso sta qui. Sbadiglia Totò. Totò quando sbadiglia sai che significa? È annoiato. Facciamo una partita a carte, Totò? Con le 3-7, che ne so. E andiamo avanti, ci aggiorneremo. Volevamo fare un salto a Castelluccio di Norcia, però penso che sia uguale la stessa cosa e secondo me ormai questa settimana è tutta così. Cercheremo di passarla nel migliore dei modi e che dobbiamo fare? Vamos. GoPro resta video.